Finalmente un multimetro con un provadiodi fantastico. Ho due diodi, un 1N4148 e un diodo veloce, uno Schottky. Proviamo l'1N4148, fa un bip, il diodo veloce fa due bip e i due diodi di serie, quindi con una tensione leggermente più alta, emette ben 3 bip. Ciao, in questo video vedremo questo fantastico oscilloscopio multimetro generatore di funzioni che ha caratteristiche davvero interessanti. Andiamo a vederle. Il multimetro arriva in questa scatola, è il modello DM40C con gli accessori più completi. Questo con tutti gli accessori viene 187 euro, invece il modello DM40A Basic viene 95 euro. Il DM40A Standard viene 106 euro circa. Lo standard ha tutti gli accessori e il basic ha solo il cavo di ricarica e i puntali e non ha la sonda dell'oscilloscopio, quindi io consiglio di comprare anche la sonda perché ha un attacco particolare che poi vedremo che magari si fa fatica a trovarla in un secondo momento. È un 60.000 count, il modello C. Andiamo a vedere gli altri modelli che dovremo averli qua. Il 40 ha 40.000 count, il 40B 50.000, il 40C 60.000, quindi abbiamo più precisione e più digit a disposizione. Dopo le misure sono uguali, le caratteristiche sono uguali. Sugli ohm cambia che il modello C riesce a misurare fino a 60 megaohm, riesce a misurare condensatori fino a 60 millifarad e frequenza fino a 60 MHz. Comunque anche il modello base secondo me è molto buono, con un costo molto contenuto rispetto a questo. Le altre caratteristiche sono uguali per tutti e tre i modelli. La marca è Alientek. Abbiamo questa scatola con tutti gli accessori, la sonda con quell'attacco particolare e a pressione, non è il solito BNC, è una sonda con il per 1 e il per 10, la sonda di temperatura, la termocoppia, il cavo USB-C di ricarica, un cavetto per l'uscita del generatore con lo stesso connettore della sonda dell'oscilloscopio che finisce con due coccodrilli, un cacciavitino per la taratura della sonda che poi faremo, mentre invece i puntali arrivano a parte in una scatola, li ho già montati, oltre ad essere molto belli perché sono siliconici, belli morbidi, davvero belli questi puntali, hanno una chiavetta per montare e smontare la punta, quindi quando la punta è consumata possiamo andare a cambiarla svitandola, la possiamo sostituire. Questo è molto comodo quando le punte sono consumate. Inoltre ci sono anche i cappucci di protezione da mettere sulla punta. Poi abbiamo il manualetto, un certificato di collaudo, manualetto da una parte in cinese e dall'altra in inglese con tutte le istruzioni e foto, è fatto abbastanza bene. E per ultimo l'oscilloscopio, c'è ancora solo protezione. Peccato che devo renderlo, non è mio, me l'ha prestato una ditta qui vicino che l'ha comprato. Volevo però prima vedere se si riesce ad aprire per vedere l'interno. Ho tolto l'assoguscio, il guscio bello morbido di gomma, ha due magneti perché questo si può attaccare a una superficie metallica. Quindi se abbiamo una superficie metallica possiamo attaccarlo. Questo qui è il gancio per tenerlo inclinato, o possiamo mettere come vogliamo a diverse inclinazioni oppure appiccicarlo col magnete. Adesso vado a togliere le 4 viti Torx, lo appoggio su una spugnetta antistatica, faccio uso di questo vitatore nuovo che ho comprato, di cui sono molto contento. Se ti interessa ti metto anche il link in descrizione, perché oltre ad avere una velocità abbastanza sostenuta 320, ha la regolazione della coppia meccanica più elettronica, vuol dire che quando arriva in fondo comunque oltre a scattare meccanicamente si ferma elettronicamente. Procedo ad aprire. Eccolo aperto, abbiamo una batteria bella grossa da 2000 mAh, 3,7 volt con lo spinottino che va qui.
Qui c'è una schermatura, però non ho trovato nessun punto in cui viene messa al potenziale di massa. Di solito i multimetri tipo Fluke hanno una molla in un punto per essere messa a massa questa schermatura, perché messa così serve ben poco. Poi abbiamo questo cartoncino qui che si incastra sotto questi 4 dadi che fa da isolante per isolare la schermatura, va bene. Qui c'è questo taglio, andiamo a vedere in che corrispondenza è lì, ma non c'è nulla. Ci doveva essere secondo me una molla per andare su e portare la massa. Il fusibile lì, hanno scantonato il cartone, non so perché. Perché c'è una parte dove rientra il fusibile, ok, quindi il fusibile viene protetto da questa parte di plastica. Andiamo a vedere il resto. Fusibile da, andiamo a vedere, F10A, quindi è quello sulla corrente. Infatti se guardiamo questo piedino è quello degli ampere, milliampere, fused mass 10 ampere è anche scritto. Qui c'è lo shunt, piccolo e grande probabilmente, questo per le correnti alte e questo forse per le correnti più basse, non lo so. Qui c'è una zona schermata, probabilmente per l'oscilloscopio. No, l'oscilloscopio è qua, quindi questa è la schermatura dall'oscilloscopio. Qui un'altra zona schermante. Qui sono degli isolamenti che hanno fatto sul circuito stampato, ottimo, anche sotto l'opto. Anche qui, anche sotto qui, la realizzazione sembra fatta molto bene. Vediamo le sigle. Questi sono probabilmente trasformatori, questo è un integrato. Il microcontrollore è Cigo Device ARM, non c'è nessuna sigla cancellata, non hanno cancellato niente, probabilmente hanno protetto il programma del microcontrollore e basta. Qui sembra che ci sia una UART, questa è l'antenna del Bluetooth perché c'è anche un'app per il cellulare. Poi qui sull'ingresso ci sono un po' di protezioni, quindi una PTC, dei varistori, questo dovrebbe essere un relè, realizzazione fatta bene. Qui c'è scritto touch, c'è un connettore che non è montato, possiamo richiuderlo. Ti volevo far vedere anche la chiusura con questo avvitatore come semplice, adesso è sull'1 come coppia, arriva in fondo e poi si spegne. Ho sempre avuto avvitatori abbastanza grossi, tipo trapano, ma non andavano bene per fare quei lavori qua. Ne avevo preso uno della Bosch, ma purtroppo questo qui non ha né regolazione di coppia né niente ed è quasi inutilizzabile. L'accensione si effettua da questo pulsante, si preme una sola volta, emette un beep e si accende nella modalità in cui è configurato. Purtroppo devo tenerlo un po' inclinato perché se lo giro verso la camera ci sono tutti i riflessi delle luci, quindi lo lascerò così con una luce un po' tenue. Qui abbiamo il menu dove possiamo passare da multimetro, oscilloscopio, generatore di funzioni. Vediamo i setting, possiamo usare anche una di quelle penne gommose, lingua, inglese, cinese e non so cosa, power, dopo quanti minuti si spegne la retroilluminazione e dopo quanti minuti va in shutdown, quindi si spegne in automatico. Possiamo anche dirgli mai, questo è il settaggio della pagina iniziale. Possiamo decidere se deve apparire il multimetro, l'oscilloscopio, il generatore di segnali o la main page che è in pratica quella di menu, quindi questa. Qui abbiamo altri settaggi, quindi il livello di retroilluminazione, che ho visto che metterlo al massimo in camera è peggio. Lo lasciamo così, il volume del buzzer, altri settaggi, connessione USB, reset di fabbrica, anti-drop e qualche speciale funzione. C'è scritto sul manuale che serve per le interferenze magnetiche se attivato, però c'è scritto di lasciarlo disattivato se non si ha necessità. Lasciamo disattivato. Mode Remember probabilmente ricorda i settaggi, cioè quando si spegne va a salvarsi in che misura eravamo dentro, in maniera che quando riaccendiamo ce lo troviamo già pronto, e se vogliamo abilitare il Bluetooth o meno. Device, c'è la marca, il modello, serial number e le versioni di software e hardware. Torniamo al menu, multimetro. Il multimetro ha questa zona dove abbiamo l'andamento della tensione nel tempo. È una specie di registratore dove qui abbiamo la tensione massima, tensione minima e questo è la larghezza in millisecondi in divisione che si può cambiare. Così è 320, infatti va più lento. Così è 640, va lentissimo. Quindi ho tre modi, 160, 320 e 640. Qui ho minimo, massimo e relativo. Il relativo posso premerlo in qualsiasi momento
lui mi fa il relativo, mi porta a 0 e ho il minimo e il massimo. Qui sopra ci indica che nel modo automatico il modo lo facciamo così, lo selezioniamo da qui, quindi abbiamo AC DC, AC più DC e le varie tensioni. C'è un auto più e un auto. Lo dice qui, auto in pratica fa in automatico tutti i modi. Auto più lo rende più veloce perché salta i millivolt. In pratica fa l'auto mode 660 600 1000. Se non dobbiamo misurare tensioni basse possiamo lasciare su auto più. ACDC lo possiamo selezionare sia da qui che da qui, schiacciando più volte V alternata, V continua più alternata, insieme, V continua. Quindi abbiamo i 3 modi, molto comodo. Poi qui ci dice che in run, di qua possiamo fare lo stop, infatti ci dice hold, questo qui è il timer da quando l'abbiamo acceso, poi c'è il lucchetto, rimettiamo il run, poi c'è lo screenshot, mi pare che bisogna toccarlo con 3 dita e lui cattura l'immagine. Print screen ok. E dopo con l'USB possiamo scaricarla. Si può anche personalizzare il logo, quello dell'accensione. Se lo spengo, lo riaccendo. Questo qui si può personalizzare caricando un file che si chiama logo BMP. L'ho visto prima sul manuale. Custom logo, qui bisogna creare un file JPG o BMP della grandezza di 480x320 e sostituire quello esistente che si chiama logo JPEG o logo BMP. Andiamo a fare delle misure confrontandolo con altri 2 multimetri. Ecco, qui ho collegato tutti e 3 i multimetri, sono connessi con dei cavetti tutti in parallelo. Andiamo sul generatore di precisione, adesso lo mettiamo sul 2 volt e mezzo, che sono 2,49 volt. Per esattezza sarebbe 2,496, questo è perfetto. 2,50, 2,497, questo fa l'arrotondamento, quindi il fluke e questo sono perfetti. Questo è leggermente più abbondante come misura. Andiamo sul 5 volt, che dovrebbe essere 5 spaccato, andiamo a vedere, 5 con 3 zeri, 500, lo ZB è un pochino abbondante, quindi precisissimo. Andiamo a 7495, 7495, perfetto. 750 perché fa l'arrotondamento il fluke, perché ha meno count questo, quindi ha un decimale in meno. 750, andiamo 10 volt che sono 9,999 e anche stavolta lui è perfetto. Il fluke fa l'arrotondamento e questo è un pochino abbondante, quindi sui volt è precisissimo. Queste tensioni qui scritte qui sono state rilevate con uno strumento molto preciso da HP. Lo collego a un alimentatore così vagliamo un po' il range partendo da 0. Ho collegato un alimentatore, adesso alzerò la tensione e vediamo come si comportano i 3 strumenti e quanti decimali abbiamo sempre. Qui abbiamo 4 decimali, questi 3, vediamo quando cambia il decimale. Andiamo 1 volt ancora 4 decimali, quindi ho 3, 2 volt, 2 volt e mezzo, 3 volt, 4 volt, 5 volt, qui abbiamo già perso un decimale, ne abbiamo 2, qui ne abbiamo ancora 3, qui abbiamo perso un decimale, quindi adesso questi 2 si equivalgono come decimali, qui sì abbiamo perso un decimale, però ne abbiamo ancora 3, andiamo a 10, 10 e 3 decimali, 2 decimali, altri 2, 20, 3 decimali, 2 decimali. Uso adesso questo generatore di millivolt della Fluke, 1 millivolt, tutti e 3 segnano 1 millivolt, questo qui ha una cifra decimale in più, andiamo su 2 millivolt, 3 millivolt, andiamo a 10 millivolt, 10, 10 e 10, sono perfetti. Salgo adesso con i volt, che è questo, quindi 1 volt e 10, 1 volt e 10, 1 e 12, 1 e 11, torno indietro con i decimali e vado a un volt preciso, 1000, questo è precisissimo, anche il Fluke è molto preciso. Vado a 10 volt, che è il massimo che può darne questo calibratore, 1000, 10001, 1000 perché sto facendo l'arrotondamento. Tensione alternata,
sono sotto il variac 4,3 volt. Ok, saliamo un po', 25. Questo qui mi segnala che c'è tensione più alta, qui lampeggia la saetta, questo è vecchiotto, non aveva nulla, però abbiamo la barra sotto, qui al posto della barra abbiamo comunque il grafico, abbiamo la frequenza e il duty cycle, sempre impostati. Se andiamo su CDC abbiamo la DC e la C, continua e alternata, saliamo fin dove mi fa arrivare il variac. A 100 volt si accende anche questa saetta qui, molto utile per indicare che c'è una tensione alta. Saliamo un po', così è il massimo del variac, 245 volt. Perfetto, anche la tensione alternata viene letta correttamente, sono tutti e tre allineati. Vediamo la portata degli ohm, anche qui posso selezionare automatico o le portate in manuale. Dopo c'è questa cosa utile, c'è offline e online, vuol dire che, almeno così c'è scritto sul manuale, offline serve quando testiamo resistenze che non hanno tensione residua intorno, quindi non sul circuito attivo. Online si può misurare la resistenza anche se ai capi c'è una piccola tensione, quindi una tensione residua di un condensatore. Uso questa basetta che ho preso su AliExpress, dove ci sono 5 resistenze e 6 condensatori, di cui è stata misurata la resistenza con un multimetro di precisione. Vediamo un po' le differenze. Questa è una 10 ohm, 10,00 mi misura 10,04. Bisognerebbe provare con, adesso lo prendo, col ponte LCR. Confrontiamolo con l'LCL emitter dello Zoe. Uso questa pinzetta per SMD di cui ho fatto una modifica. Ho attaccato altri due cavi per fare la misura a 4 fili, perché originariamente faceva solo la misura a 4 fili, quindi gli ho portato qui sulla punta la misura della lettura. Andiamo a misurare questa 10 ohm, adesso sono su R10,00. Riproviamo con questo, mettiamo i segni puntali, 004. Ecco, una cosa bella che possiamo fare è il relativo qua. Abbiamo zerato quindi la resistenza dei puntali, 10,00, perfetto, quindi era la resistenza dei puntali. Questa è una 100 ohm, 113, qui misura un po' meno. Andiamo a vedere con il ponte LCR, 99,96, quindi hanno sbagliato a scrivere lì, 99,96, 99,94, quindi è meno di quello che c'è scritto qui. Andiamo avanti, un kilo, e questo c'è, un kilo, 9,99, ok, e 99,9, va bene. Proviamo adesso i condensatori. Su prova condensatori non ho le scale, posso azzerare questo 0,35 che dovrebbero essere i puntali, poi toglierli. No, è comunque un suo residuo interno. Mettendo i puntali però qualcosa aumenta. Lo 0 qua, perfetto. Questo qui è un 100 pf, 100 picofarad, ed è perfetto, 103. Proviamo con l'RCR, vado in manuale sui condensatori, anche qui si può fare il relativo, andiamo a misurare, 103 picofarad, 103 picofarad, 104 picofarad, precisissimo. Andiamo avanti a fare altre misure, 1 nanofarad, 10 nanofarad, 99 nanofarad, 98,3, anche qui mi sa che hanno sbagliato a scrivere, 97,9, 98,3, quindi è meno di quello che c'è scritto, 1 microfarad e 10 microfarad, perfetto. Ohm e condensatori li abbiamo visti. Andiamo su prova, prima prova continuità, è velocissimo, vediamo se la 100 ohm me lo fa suonare, la 10 ohm sì, la 100 ohm no, e questo mi va bene. Andiamo su prova diodi, che è il punto di forza di questo multimetro. Abbiamo comunque la misurazione della resistenza con i bip, quindi sopra abbiamo il valore della resistenza, 9,6 ohm e 100 ohm, e anche qui il bip si comporta come nel prova continuità,
molto comodo perché si mette su prova diodi e si va sul circuito e non bisogna continuare a cambiare tra prova diodi e prova continuità. Il bello è questo, che se io provo un diodo normale, questo è un 4148, mi fa un bip. Quindi io se sono su un circuito, anche senza guardare, col solo bip capisco che c'è un diodo. Un diodo con una soglia di 0,6 volt. Dopo ti faccio vedere il manuale, le 3 soglie, perché ne ha 3 di soglie. Un diodo veloce, quindi con una soglia più bassa, gli fa fare 2 bip. Senti? E un diodo con una soglia più alta, io ne ho messi 2 in serie per simularlo. Quindi 1 volt, ho 3 bip. Senti? Sono 3 vicini. Si capiscono molto bene. Le differenze tra i 3 bip è molto chiara, è fatta molto bene. E io non ho visto altri strumenti che abbiano questa utile funzione. Nella ricerca guasti io la ritengo utilissima questa funzione. Vediamo che tensione c'è qui con un altro tester. Questa è la tensione che esce qui dallo strumento. Mi piace molto perché nel modo continuità ho una tensione molto bassa, quindi 0,6 volt. Non andiamo a influenzare i circuiti, quindi a danneggiare magari ingressi molto sensibili, perché c'è una tensione veramente bassa. Mi piace tantissimo. Invece nel prova diodi ovviamente dobbiamo avere una tensione più alta per provare le giunzioni. Va bene anche per far accendere i LED, i diodi LED. 3,2 volt, molto buono. Un'altra funzione interessante sono quelle caselline qui in grigino, sono 5, 1, 2, 3, 4, 5, sono 5 memorie. Ad esempio, se voglio memorizzare un valore, questo valore qui lo voglio memorizzare, basta che premo sopra il numero e mi si porta qui e l'ho memorizzato. E quella è la prima memoria. Faccio una seconda misura, schiaccio qui e lo memorizza. Questa è un'altra funzione che ritengo molto comoda. Rimane anche illuminata all'ultima misura. Poi cambio anche scala, portata, quello che voglio. Vado sugli ohm, misuro una resistenza e la memorizzo. E mi dice 99,98 ohm. Voglio misurare un condensatore e lo posso memorizzare. Lo stesso con una tensione. Vado su volt continua, faccio una misura e lo memorizzo. Eccolo lì. A questo punto tutte le memorie sono piene. Se ne voglio misurare una successiva, viene memorizzata qui all'inizio. In pratica va a sovrascrivere la prima che era entrata e così va avanti. Se memorizzo un altro, andrà adesso sulla seconda, se ne memorizzo un altro, va sulla terza e così via. Ho un buffer con 5 valori memorizzati. Funzione molto comoda, oltre al minimo e massimo relativo sempre a disposizione. Poi ho la frequenza che arriva a, prendo il manuale, frequenza 60 MHz, così siamo circa 1 kHz. Il mio generatore non è digitale, quindi è analogico, è questo qui della Tektronix, se no dovrei usare quello di Nova Elettronica, ma adesso l'ho tolto, quindi la frequenza è regolata da questa manopola. 1 kHz, cambio scala, quindi vado sul 10 kHz circa, così 100 kHz e così 1 MHz. Perfetto. Questa qui è un'onda sinusoidale, provo con la quadra, misura comunque giusto. La misura di temperatura con la termocoppia è una tipo K, quindi più è segnato, dobbiamo mettere dentro giusto, proviamo a scaldare, ho gradi centigradi, gradi Fahrenheit e questi qui penso siano i gradi interni dello strumento. Se tolgo la termocoppia, giustamente mi va in overload e non come in altri strumenti che mi misura una temperatura a casaccio, e questo mi piace molto. Sì, questa qui è la temperatura interna dello strumento. Proviamo le misure di corrente. Adesso i due strumenti sono in serie, 15 mA, 15,3 decimali. Guardiamo la precisione di questo strumento. Aumento la corrente, sull'alimentatore ho circa 100 mA, effettivi sono 105, 105,27. Andiamo a 500 mA, perfetto. Proviamo un ampere, perfetto. Adesso volevo provare i microampere. Per provare i microampere faccio uso dell'ICE qui, ne portate alte, e vado a misurare la corrente che circola tra i due puntali. In questo caso ho 779 microampere, 779 anche questo.
però questo qui è ancora nella scala degli ampere. Se io vado qui o lo setto a mano o se no lo metto su auto anziché auto più, e dovrebbe passare sui microampere. Infatti 771, e in più ho anche la virgola. Se premo qua lo memorizzo. Proviamo a diminuire ancora i microampere andando in ohm per 1000, così ho 82,3, 82,3. Precisissimi i due strumenti. Vediamo adesso il generatore di funzioni, quindi menu signal. Usiamo il suo cavetto in dotazione, lo dobbiamo inserire qua. Dall'altra parte c'è l'oscilloscopio. Qui impostiamo la frequenza proprio con la tastiera, dagli hertz, kilohertz e megahertz. Frequenza di, facciamo 100 Hz, mettiamo lo ZOI che ho collegato, cambiamo la base dei tempi, frequenza 100 Hz, tensione 2,9 volt. Proviamo a cambiare la tensione, infatti scende, la soglia di trigger è scesa, abbasso un po', 1,7, qui mi dice 1,6, frequenza 100 Hz, perfetto. Vediamo il duty cycle. Riusciamo a tirarlo a 0, perfetto, 11%, andiamo dall'altra parte, 90%. Proviamo una frequenza più alta, 2 MHz, 2 MHz, perfetto. Dovrebbe arrivare fino, vediamo cosa dice il manuale, square fino a 10 MHz, sinusoidale, triangolare e a dente di sega fino a 50 kHz. Quindi sinusoidale 50 kHz, 50 kHz, ok, e c'è square, triangolare, dente di sega c'è, rimettiamo a quadra e andiamo a 10 MHz che è il massimo. 10 MHz, ok, 10 MHz, perfetto. Ovviamente a frequenze così alte viene un po' stondato. L'analisi FFT, vedo che non ci sono neanche armoniche, proviamo a scendere a 1 kHz, queste qui sono tutte le armoniche. Ok, direi che il generatore funziona perfettamente. Proviamo a uscire dal modo generatore, vediamo se il generatore si spegne. Già come vado sul menu vedo che il segnale sparisce. Tolgo l'FFT qua, menu, se vado sull'oscilloscopio, sull'oscilloscopio torna il generatore, molto comodo. Se vado su signal c'è, se vado sul multimetro no, quindi col multimetro non ho generatore, però ce l'ho con l'oscilloscopio. Questa è una cosa molto interessante, cosa che lo ZOI non fa. Colleghiamo la sonda, così facciamo anche la calibrazione. Andiamo a vedere le caratteristiche dell'oscilloscopio. Oscilloscopio, banda 10 MHz, impedenza 1 megaohm, sample rate 50 megasample al secondo, ha la funzione FFT ABS, persistenza e così via, altre funzioni. Lo schermo, andiamo a misurarlo, sono 3 pollici e mezzo contro i 3,3 dello ZOI, però questo qui è tipo un 16 noni, questo è più 4 terzi. Siamo kilohertz onda quadra, quindi lo usiamo per tarare la sonda. La inserisco qua in per 10, stacco lo ZOI e collego lui stesso, facciamo auto, ok, è già configurato in per 10 come sonda. Adesso col cacciavitino devo andare a ruotare quella vitina qui piccola, usiamo il suo cacciavite e lo ruotiamo, vedi, così va giù e così va su, lo mettiamo in modo che sia perfettamente orizzontale. Possiamo cambiare anche la base dei tempi. Per cambiare la base dei tempi basta pigiare o a destra o a sinistra, e lo vedo cambiare sulla 100 microsecondi, 200 microsecondi. La tensione invece si cambia qua, 2 volt, 1 volt, 500 millivolt. Poi posso prenderla e trascinarla, e anche il trigger, che è questo qui, adesso è a 506 millivolt di trigger, che è questo, posso prenderlo e spostarlo, è molto comodo. E anche questo trigger qua orizzontale posso spostarlo a destra e a sinistra, e vedo che si sposta anche qui
l'indicatore. Proviamo a ritornare sul signal, a mettere un altro tipo di onda, vediamo un po' se l'oscilloscopio perfettamente. Qui sotto ho frequenza, picco picco, la larghezza del ciclo, tensione RMS. Tutti questi valori li posso personalizzare da qua, che sono questi qua sotto adesso, che sono quelli default, però posso anche cancellarli, infatti vanno via tutti, e posso mettere altre cose: Vmax, Vmin, duty cycle più, dose di cycle meno, V picco a picco, RMS, ce ne sono tantissimi. Di default metto questi. Poi, già che siamo dentro in questo menu qui, abbiamo le misure, display, abbiamo la luminosità, l'intensità della griglia, la persistenza, off minima un secondo, roll è questo. Poi ho il trigger, il menu di trigger, quindi fronte di salita e fronte di discesa, che li vedo disegnati qui, così fronte di discesa, fronte di salita, il mode auto, normal e single, quindi single va in stop, auto, poi ho dei setting, qui per salvare lo screenshot o il CSV, non so esattamente cosa salvi nel CSV, probabilmente tutti i valori. Poi qui abbiamo il menu di trigger che riapre lo stesso menu che abbiamo già visto, però è un tasto per accedere rapidamente. Poi qui ho il menu delle tensioni, quindi ACDC, qui la probe che abbiamo, per cambiarlo bisogna spostare su e giù, abbiamo anche il 100 per, molto interessante, 200 per, 1000 per addirittura, bellissimo questo, ho anche tutti gli intermedi. Noi abbiamo la sonda 10 per, la mettiamo qui, poi ho colori, posso cambiare i colori qua, verde, blu, come piace di più. Lascio il giallo che è quello che si vede meglio. Probe, poi qui sotto abbiamo voltage e current, perché possiamo mettere una pinza perometrica, probabilmente lui mi fa la misura in corrente, infatti qui VRMS mi dice 1,16 ampere. E poi qui ho il menu FFT, dove ho la possibilità di vedere l'FFT o l'ABS, anche questo posso cambiare di colore, mettiamolo anche rosso o arancio, quello che vogliamo. Quanti hertz a divisione, bello interessante questo. E in order cosa c'è? La forma rettangolare, tutte le varie forme, l'unità in 1 dB o in volt RMS, che la possiamo modificare da qua. Interessante, tutte funzioni che lo Zoe non ha. Mettiamo l'onda quadra adesso in stop, trigger, run, andiamo in menu, signal, mettiamo l'onda quadra e vediamo se nell'FT vediamo le armoniche. Questa è la sensibilità, torniamo all'FFT, proviamo a cambiare questi. Di qua si accende e si spegne l'FFT. L'ho collegato adesso al generatore dello Zoe, lo tiro più giù, aumento tensione, il trigger lo porto più su, frequenza 1 kHz, V picco picco 1,95, qui mi dice 2,5, non so come mai c'è questa differenza, RMS 1,45. Una cosa che non vedo qua sono i cursori, almeno io non li ho trovati, li controlliamo, non vedo i cursori, che sarebbero molto utili. Vediamo sul manuale se dice qualcosa sui cursori. Questa è l'app, no, non c'è nulla sui cursori, probabilmente non ce li ha. Speriamo in un aggiornamento firmware che gli aggiungano i cursori, tanto col touch sarebbe semplice fare dei clic e spostare i cursori destra e sinistra, però già così è un valido e utile strumento. Onda quadra, onda triangolare, metà semionda completa, dente di sega. Ho preso adesso questo piccolo DC-DC converter, sono andato sull'uscita e questa qui è il segnale che trovo, ha una frequenza di 470 kHz, i due oscilloscopi si comportano allo stesso modo, lo Zoe se li tolgo qui il sample, vado in HD, più o meno si comporta uguale, sembra quasi meglio questo, nonostante sia solo un 10 MHz. Lo Zoe ha anche un modo ROM mode height, vediamo un po' cosa cambia. Ho questi spike sopra e sotto che però non so se sono veri o meno. Rimettiamo in normal,
Provo adesso a mettere questo segnale su un altro oscilloscopio. Come puoi vedere era più giusto lo Zoe, perché ci sono qui tutti gli spike che vanno su e giù. Proviamo a aumentare il tempo, se la cava bene direi. Vediamo se ho qualche altro modo. Ho la persistenza, che sia lei. Mettiamo off la persistenza, no. Se faccio un secondo infinito, spingo tutte le misure, no, comunque non riesce a catturare quello che vedevo anche lo Zoe. Vediamo adesso i vari potenziali delle masse come sono messe. Allora, questa è quella del generatore e questa è quella dell'oscilloscopio, sono insieme. Oscilloscopio e multimetro, il generatore sono isolati. Vediamo l'USB dal multimetro, qui non segna niente. Vediamo oscilloscopio con l'USB. Questo il meno del USB è assieme al meno della sonda. Infatti nel manuale c'è scritto di non usare lo strumento quando in carica. Probabilmente possiamo usare il multimetro ma non l'oscilloscopio perché è a potenziale dell'USB, a meno che usiamo un piccolo power bank in maniera che siamo isolati dal mondo. Come hai potuto vedere anche tu stesso, questo piccolo multimetro oscilloscopio ha delle funzioni davvero interessanti ed uniche nel suo genere, specialmente nel prova diodi ha quella funzione di suono con 3 suoni diversi che gli altri multimetri non hanno. Ha la memorizzazione delle 5 misure, cosa non comune, e tante altre piccole cose che lo rendono unico. Inoltre i suoi 60.000 count lo rendono uno strumento molto preciso, ed è preciso anche come lettura. Anche i suoi fratelli minori, secondo me, sono un valido acquisto molto più economico. Mi spiace solo che devo renderlo perché mi sono innamorato di questo multimetro. Chissà mai che un giorno lo comprerò anch'io. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!